Questa che vedete è la cascina immersa nel bosco che abbiamo deciso di ristrutturare, con un obiettivo ben preciso: trasformarla in una casa completamente off-grid. Lo stiamo facendo insieme a Mauro, il papà di Marta, che vive qui dal 2020. Nello scorso video, dopo aver smantellato le strutture degli orti, ci siamo resi conto di un problema enorme. Queste piante gigantesche potrebbero cadere da un momento all'altro sia sugli orti sia direttamente sulla cascina, distruggendo tutto. Quindi in questo video proveremo ad abbatterle. Sarà un lavoro difficile, pericoloso e non sappiamo nemmeno se riusciremo a farcela. Abbiamo diviso tutto in 6 step, vediamo se basteranno. Mettetevi comodi, si parte. Giorno 2 della ristrutturazione degli orti. Oggi è il giorno più delicato perché andremo ad abbattere queste 2 piantone, come già vi abbiamo accennato. Vi starete chiedendo perché lo dobbiamo proprio fare, perché il rischio è che poi vengano giù in autonomia, danneggiando gli orti che andremo a costruire, mettendo in pericolo la nostra vita e anche la cascina, perché comunque quella è la direzione. Qual è il problema di questo taglio principalmente? È che questa piantona pesa diversi quintali. Questa di qua rischia di finire sugli orti e sbancarci metà collina, quindi potremmo ritrovarci senza orti. Quest'altra di qua invece verso il Mauro pende verso il tetto della cascina e quindi qui il rischio è di portare via parte del tetto. Tra altre cose, la pianta più pericolosa non è quella che abbatti tu, ma è quella che si è già caduta una parte da sola, si è appoggiata a un'altra È più e pericoloso. lì diventa veramente imprevedibile perché si può girare di colpo, poi avere... Diverse piante sono già cadute qua, vedete che ci sono contro la recinzione. Qua praticamente si è creato quasi un corridoio addirittura. Cioè queste piante qua non possiamo lasciarle su così perché se cadono da sole fanno più danno. Ora vi portiamo con noi nella preparazione del taglio e poi vediamo. Te papà hai dormito? Sì, Doveva essere riposato. anche svegliato presto, ho fatto le mie cose, tranquillo. Attenzione perché Mauro qua non è comodissimo, Cioè qua deve mettersi in una posizione ad hoc, però è abbastanza complicata perché adesso vedrete qua cosa mettiamo. Bisogna fare davvero molta attenzione. Dipende molto dal tipo di pianta, questa non dovrebbe farlo. Fino a qua, guarda, sopra la zona dove tu andrai a tagliare, questa cinghia tiene imbragata il tronco in modo tale che dovrebbe ipoteticamente evitare quella che loro chiamano la sedia del barbiere, cioè che quando tu arrivi a un certo punto del taglio la pianta cede di colpo, tira una spaccatura verticale per la sua lunghezza e la parte ovviamente che rimane parte come una fionda e normalmente colpisce l'operatore che è lì che in quel momento non se l'aspetta. La cuffia il vero boscaiolo normalmente non la mette perché deve sentire eventuali movimenti, I rumori dell'albero. poi tra altre cose qui la via di fuga è quella che è. Allora, la base d'appoggio è pronta. Come ti senti papà? Intervista a caldo. Devo farlo. È in ansia in realtà, non si vede ma... È sempre un peccato tagliare una pianta. Sì, però prima di tagliare la pianta dai, togliamo la costa almeno. La salviamo così ce la mangiamo oggi. Costa salvata. Sì. Noi adesso abbiamo fatto un bersaglio che andrà posizionato dove papà ci dirà che secondo lui arriva il tronco dell'albero. Se il tronco arriva sul bersaglio sono 100 punti, ok? Dove lo metto? Dimmi dove Vai metto. avanti là, dopo la costa. Dopo la cosa. Dopo la costa? Ehi Giulia, fiorerà anche la chioma del sambuco lì. Quindi votate qua sotto se secondo voi papà riuscirà a fare i 100 punti e centrare in pieno il centro del bersaglio. Però un pelino più a sinistra, per me, la mia sinistra di qua. Che della competizione. Dai, abbiamo sdrammatizzato un po' questo momento. Si parte. Un po' più in là. Tutto bene? È andata? Molto più in qua. Che cos'è che si è demolito? Ah, è sotto. Dai, il primo taglio è andato. Come ti senti? Sei più tranquillo? No. È questa quella bastarda. È su. Perché ci può essere d'aiuto a fermare quella eventualmente. Comunque pende di là.
La pianta per il peso che aveva ha iniziato a cedere prima che io arrivassi a dargli lo spazio della cerniera. Tu immagina che se io non mettevo la cinghia, questa spaccatura andava avanti molto di più e questo veniva, mi fiondava dietro. Nella maggior parte delle volte è quello il danno grosso. Un'altra delle cose pericolose che poteva succedere era se cadendo rimaneva comunque incernierata e avevi questo pezzo in aria in pressione e la pianta appoggiata ma ancora lì, puoi andare a toglierla da lì, diventa un cinema. Siamo stati fortunati che non è successo niente, che la pianta è andata comunque giù. No, beh, cosa posso dirti? Che ho guardato i tutorial giusti e ho messo la cinghia. Ma fino a qua, guarda. Sto parlando di 2 metri rotti di roba già, Sì. Il primo taglio è andato. Sì, però c'è anche da dire un'altra cosa. Il bersaglio è molto più a destra. Visto che la pianta non ha centrato il bersaglio, Cri ha deciso di centrarlo con il drone. Vediamo se ce la fa. Amore! No, vabbè, ma sei un pollo, Facciamo un attimo la conta dei danni. Allora, la pianta è caduta un po' più in qua di quanto ci aspettassimo e ha, diciamo, distrutto una parte di rivetta. Cioè qua, va che roba. Ha portato via... Mamma, Ti ragazzi. rende l'idea di quanto arrivi in là, cioè di quanto sia lunga, Adesso pulizia del tronco, ci prepariamo poi per l'altra. Prossimo step, prima di abbattere questa pianta qua, è rimuovere anche questa casetta con l'acqua, il vaso d'espansione, la batteria, perché abbiamo capito che dato che quella si è spostata molto rispetto all'obiettivo, siamo a rischio qua, ed è a rischio a questo punto davvero anche proprio il tetto, quindi smontiamo lo smontabile e il resto lo farà la pianta. Like the morning, mouth wide open like the yawning. Vabbè, ma sei un po' piccolo, ma i mattoni non li potevi dire che tieni due mattoni. Adesso andiamo a tagliarla, così evitiamo che l'altra, quando cada, ci rimbalzi sopra finendo chissà dove. Un tiro da questa parte in modo tale che se decidi di cambiare strada lo farà, ma di un po'. È ovvio che io attacco e cerco di farla dalla parte di qua, però questa, la gravità c'era tutta dall'altra parte. Se già questa che aveva l'invito a scendere qui si è spostata di 3 metri. Preparativi per l'abbattimento della seconda pianta, che ricordiamocelo è quella che ci sta preoccupando più di tutte. Se spingiamo sulla scala di qua e la puntiamo lì in basso, gira di. Ma vedi che t'ammazzi cadendo dalla scala, mica tagliando. Praticamente invece che ammazzarmi, cioè, no, potresti anche evitare di fare certe battute del cavolo, no? Cioè, Cristian, l'hai sentita? Psicologia inversa. State tranquilli, le ultime parole famose. Psicologia inversa ha chiamata. Cristian fa psicologia inversa, ha detto. Incredibile. Hai capito? Così il Mauro ha agganciato questa bella piantona a una carrucola di rinvio che ci permetterà di tirare lontano dalla cascina la pianta che stiamo per abbattere. Guarda, mancano 20 centimetri di diamine. Basta che sta parlando con la pianta, Cristian. Sta parlando con la pianta? Che personaggio sta ragazza. Incredibile. Ha parlato, solo mica sua figlia Per niente, infatti. Vendere anche te a parlargli? Ma Facciamo un altro giro. non vorrei confonderla. La carriola è ancorata, questa è abbastanza in tiro. È il momento di ritornare seri, perché questa qua, ragazzi, dobbiamo far sì che non vada sulla cascina. Ci siamo preparati bene. Tutta questa cosa qua che vedete, questa corda serve per tirare la pianta un po' più in qua. Ce la faremo, lo scoprirete in questo video. Ragazzi, pausa, devo fare il rifornimento, non posso rischiare di finire la benzina mentre taglio. Questi sono gli inconvenienti del mestiere. Tempo di fare il rifornimento, piazzare la tavola e ora ci siamo. Mai rischiare di fare un taglio che poi finisci la benzina magari a metà del taglio. Questa tira in là, purtroppo. Sono le 10:30. Non ha preso niente?
Ho bisogno di piangere per sfogarmi un po'. Voi non immaginate neanche quanto si fa sotto tensione. Queste lacrime dicono tutto. Dietro una persona che sembra invincibile si nasconde un umano con le proprie paure. Questa volta il rischio di non farcela era davvero alto, soprattutto per i mezzi a disposizione. Ma ricordatevi, nella vita ce la fa solo chi ha il coraggio di provarci. Non mollate mai. The time of your life. Possiamo dire, come avrete visto dall'entusiasmo, che l'obiettivo di non centrare la cascina è stato raggiunto. Diciamo che non è che si è allontanata tanto, perché lì c'è il tetto del giardino d'inverno, la pianta è caduta fin qua. Siamo andati molto vicini, ma il pericolo è stato scampato. Vi rubiamo solo qualche secondo. Il 90% delle persone che guarda i nostri video non è iscritta al canale. Per realizzare questi contenuti ci vogliono settimane di lavoro. Dall'idea al risultato finale ci sono tanti passaggi invisibili che richiedono davvero tempo. Per questo, se apprezzate quello che facciamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciare un like. A voi non costa nulla, ma per noi fa davvero la differenza. Grazie di cuore a chi lo farà. E adesso proseguiamo. Notare che i rami sono comunque arrivati fino a qua, che siamo attaccati al muro del giardino d'inverno. Lì è arrivato a pochissimo dal tetto, cioè se guardate è attaccato. Oh, il taglio era, una roba mica da ridere, perché qua sono arrivati sti rametti, però bastava solo che cadeva un metro più in là Il tetto. e poi il tetto, ma non solo il tetto, tutte le vetrate, caspita, esplodevano. Ok che dobbiamo rifarlo e lo vedrete nei prossimi video, però proprio demolirlo Però non anche la così. struttura dobbiamo tenerla. Cioè da questa prospettiva si vede benissimo quanto pelo gli ha fatto. È attaccata al tetto. Tra l'altro il giardino d'inverno, questo che vedete dietro di noi, sarà uno dei prossimi progetti qua in cascina. Anche perché mo a togliere tutta sta roba ce n'è di lavoro, Per festeggiare il successo, pausa brioche. Adesso Mauro ci ha preso gusto e ha deciso di ranzarne via un altro paio. Più piccole, Più piccoline. però Prima ci vuole una ripulita. comunque abbiamo stimato che dovrebbe avere quella più grossa tra i 60 e i 70 anni, perché dicono che crescono di 2,5 centimetri all'anno in teoria, poi dipende anche da altri fattori. Prossimo step è tirare giù queste due, sono più piccoline, però almeno ce le leviamo anche loro, dai. Però una delle due non la sottovalutiamo. Quella verso il Mauro ha un po' di rami che pendono in là verso la cascina e quindi per sicurezza cerchiamo di tirarla un po' più in qua. Vai che vado, Si è aperta in due. Questa si è spezzata. Questo hai visto cosa ha fatto? Il ramo dove è caduto? Metti che tu vai in quella direzione convinto di andare al sicuro. Io sarei andato indietro, ma se io andavo in quella direzione si è spezzata a metà. La pianta che più di tutte abbiamo sottovalutato è stata di certo la più pericolosa. Ora testa e concentrazione al massimo verso la prossima. L'agganciamo alla carrucola di rinvio perché anche questa pende verso la cascina. Questa non va sottovalutata. Pende molto verso la cascina. Ho messo un tiro in quella direzione per correggere un po' la traiettoria, ma anche l'altra, piccolina, morta, quello che vuoi, si è staccato il ramo e momenti mi centra in pieno a me. Potevi classificarlo come la pianta vicino voleva la vendetta. La maggior parte degli infortuni durante i tagli sono stati rami che si staccano dall'alto di piante come questa che erano morte, ti arrivano giù in testa, tu non la vedi, non la senti, ovviamente devi continuare a guardare su se fa dei movimenti. Però questa si è addirittura spezzata intanto che stava cadendo, quindi il pezzo è venuto qui, infatti è lì, io ero qua. Qui dovevano essere 2 piante, sono diventate 4, però abbiamo fatto un bel lavoro, quindi va bene così, avevamo già la rete aperta, non aveva senso ritogliere tutto di nuovo. Poi c'è da dire che adesso siamo più tranquilli, nel senso che non possono venire giù da sole, però ragazzi c'è un cielo qua, un Disastro qua. degrado.
Adesso dovremo pulire tutto quanto qui, non so se lo vedrete già in questo video o nel prossimo. Quindi i prossimi step, ripulire Nel tutto. prossimo perché la mia schiena non me la fa, mi ha detto di no. Allora mi ha detto vabbè, queste te le lascio, tant'è vero che mi ha dato l'avvertimento quando si è spezzato il ramo vicino, mi ha detto poi ti fermi, anche perché se poi dopo tu hai un mal di schiena come sono io sofferente cronico, non tieni in mano una motosega, che sia fiacca sì, che non sia fiacca no, cioè se ti fiacchi te è la macchina che poi ti governa, non sei tu che governi la macchina. Quindi ragazzi, mai superare i limiti, fermarsi e dire finisco domani. Togliamo solo il di più e chiudiamo La rete, restrizione, perché così quello almeno ci non fa vanno fare. via Tabi e Kiba, ste furbone, ma lei no, l'altra un po' di più. Ora, dato che le piante sono cadute qua dove c'era il pannello prima, noi abbiamo intenzione di rimetterlo perché sennò la cascina rimane senza energia per i prossimi giorni e quindi vedremo di metterlo qua, magari più spostato rispetto a dove era prima, ma che comunque continui a fare il suo lavoro, perché non è che può rimanere senza elettricità, no? Anche perché danno giornate di sole tranne domani che è brutto, quindi Sarebbe non è che davvero si un può, peccato. anche perché la cascina senza pannello non va. Cioè noi siamo tutti abituati ad avere l'elettricità a casa al collegamento diretto, quindi per molti magari sembra strano, ma qua davvero se non c'è il pannello che ricarica tutto non funziona l'elettricità, non è che c'è l'interruttore che schiacci così. Perché se cambiamo male non facciamo la fisarmonica. La fisarmonica, la sedia del Vai avanti barbiere. indietro, avanti indietro. Attenzione, attenzione. Non, poi io non vedo per terra. Stai attento, attento, c'è il tronco, c'è il Aspetta. tronco. Ok. Apri, ok. Piano, attento che davanti ai blocchi di cemento temo fra poco. Gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. È ufficiale, stiamo rimettendo in funzione il pannello. Ha una struttura un po' precaria, ma quando lo rimetteremo su l'idea è di metterlo su un po' diverso, insomma ci saranno degli upgrade, ma non vi diciamo ancora nulla perché dobbiamo ancora bene ultimare delle cose. Buenos. Stai bene? Io un giramento di testa ogni tanto perché Sei stanco, adesso basta, bombi. capisci le forze e ce lo fa. Mauro è completamente distrutto, oggi ha tirato fuori davvero tutte le sue energie. Per questa giornata ci fermiamo qui, ma nel prossimo episodio gli orti inizieranno finalmente a rinascere. Quindi iscrivetevi al canale e anche a quello di Mauro, perché lì trovate tutti i lavori completi visti direttamente dalla sua prospettiva. Grazie per aver guardato il video fino a qui, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!